Il mio percorso è un percorso di lungo periodo dovuto all'età. Io ho iniziato alla fine degli anni 80 a lavorare dopo essermi laureato qua in agraria e aver lavorato in una cooperativa, in un allevamento di ovini. Sono stato responsabile agricoltura di Democrazia Proletaria, dove lì ho maturato insieme a diverse persone che hanno avuto un ruolo importante la scelta del biologico come modello sostenibile di agricoltura. Molti si beano di essere esperti di agroecologia, non sapendo che l'agroecologia è una cornice all'interno del quale l'agricoltura biologica e l'agricoltura biodinamica sono gli strumenti per mettere in pratica i principi agroecologici, a cui sia al biodinamico sia al biologico manca l'obbligatorietà dell'agroforestry e quella dell'impegno sociale, che però per molte persone è conseguente alla scelta di stare dentro questo modello. Quindi da questa scelta io ho partecipato alla nascita del movimento biologico italiano, diciamo nel gruppo che si chiamava Cos'è Biologico, cioè erano i coordinamenti regionali di tutte i gruppi di consumatori, di tecnici e di associazioni di produttori che lavoravano nel biologico, che si sono messi insieme per scrivere il disciplinare di produzione e stabilire le regole del controllo. Ovviamente queste sono state lo strumento per operare fino a che non è entrato in vigore nel 2092 di fatto il regolamento CE. Da Cos'è Biologico è nata AIAB, che è l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, che raggruppava appunto regionalmente la rappresentanza dei produttori, dei consumatori e dei tecnici biologici. È diventata una struttura federale che si basa appunto su strutture regionali che la compongono. Io ho lavorato sempre con e per AIAB, poi nel 2005, quando ho cessato la presidenza di AIAB, ho avuto l'incarico di costruire la Fondazione Italiana per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica. È stato fatto un gruppo promotore e poi nel 2007 è stata fondata la FIRAB. Durante la mia attività di socio AIAB abbiamo iniziato a ragionare con una serie di persone su come inserire il biologico nella mensa dei nostri figli. E il passo successivo è stato: se fa bene ai figli, perché non ce lo mangiamo pure noi? Le difficoltà erano proprio queste, che l'Umbria era molto ricca, era facile reperire vino, olio, granelle, farine e quant'altro. Il tabacco ha praticamente massacrato tutte le aree vocate all'ortofrutta. Siamo partiti come associazione con una campagna che si chiama GODO, che sarebbe Gruppi Organizzati di Domanda e Offerta, che è leggermente diversa da un GAS. Noi abbiamo voluto fare un modello che è un modello di attività associativa, nel senso che il gruppo d'acquisto è mediato dall'organizzazione dell'associazione, cioè soci produttori e soci consumatori si scambiano il prodotto. Il ruolo dell'associazione è quello di organizzare la logistica, gli ordini, anche sostenere, nei primi periodi era molto, molto importante, i produttori per orientarli verso delle scelte che non erano nelle loro corde. Se noi andiamo a guardare la superficie di ortaggi biologici che aveva l'Umbria 20 anni fa, siamo molto vicini allo zero, perché si parlava dell'orto familiare. E allora il lavoro che ha fatto l'associazione dice: ma se tu fai già 500 metri di orto per casa tua, proviamo a farne 1000 e vediamo come va. E poi 2000, insomma, ci sono aziende che hanno iniziato
ad avere il Godo come unico cliente e adesso stanno a superfici ortive significative. E quindi diciamo, nei primi anni il ruolo dell'associazione era continuare a spiegare perché mentre sul banco del fruttivendolo della grande distribuzione già si trovava tutto, zucchine, melanzane e peperoni, perché in Umbria questo non era possibile, oppure la non bellezza dei prodotti, e quindi raccontare che chi lo stava producendo era un agricoltore che stava sperimentando con noi e quindi non aveva tutte le cognizioni tecniche per farlo. E diciamo, questo ha portato a una crescita non indifferente, sempre cercando di rimarcare il fatto che questo era un progetto associativo. Non è questo che abbiamo qui a San Mariano, non è un punto vendita, è il punto di scambio tra produttori e consumatori. E quindi a fianco a questo sono nati tanti progetti che riguardavano appunto la conoscenza del bio, fino ad arrivare a fare dei piccoli corsi familiari di orticoltura, proporre il miglio nella mensa scolastica, dovevi anche proporre come cucinarlo, come prepararlo, come renderlo accattivante, perché poi i bambini hanno il loro gusto, quindi lo abbiamo fatto lavorando nelle scuole, soprattutto della prima infanzia, con i bambini, facendo l'orto. Tutto quello che era verde, che precedentemente proposto era uno schifo, se raccolto nell'orto e portato alla cuoca e mangiato era eccezionale. E quindi certo. noi vogliamo appunto che la gente apprezzi la stagionalità e apprezzi la territorialità, mettendo con il proprio acquisto il sostegno allo sviluppo dell'agricoltura biologica in Umbria. Noi abbiamo avuto un aumento di famiglie che è arrivato fino a 250 famiglie acquirenti e un fatturato che ha superato in alcuni anni i 240.000 euro. Noi abbiamo un sistema gestionale, come oggi hanno tutti i gruppi d'acquisto, si chiama I numeri della filiera corta, è un opuscolo dove appunto sono evidenziati i primi anni in cui quali prodotti crescevano, quali prodotti erano più gettonati. L'altra particolarità di questo gruppo è quello che chiamiamo il giusto prezzo. Il problema dell'agricoltura italiana, ma anche del biologico, è il non riconoscimento del giusto prezzo. Quando un bene primario è oggetto di speculazione finanziaria, è difficile pensare che abbia il giusto prezzo per chi lo produce. Attualmente i prezzi sono ridicoli, tanto da mettere in discussione il fatto di seminarlo o meno. Allora quello che facciamo noi è radunare i produttori 2 volte l'anno per stabilire, almeno sull'ortofrutta, qual è il prezzo a cui loro ritengono giusto vendere il prodotto. Su questa decisione del produttore l'associazione fa un ricarico del 20% sul prodotto secco e del 30% sul fresco, che è diciamo, la base per ammortizzare i costi di affitto, di utenza, di sistema, di persone che preparano e che fanno. Ciò detto, il Covid e la guerra hanno cambiato radicalmente i rapporti, hanno allontanato le persone, creando una situazione in cui questi principi che vi ho descritto adesso sono stati in parte bypassati e quindi l'acquirente si avvicina sempre di più a un acquirente di negozio. Diciamo, si è perso questa sentire comune, nel senso che chi compra è parte di un progetto al pari di chi produce e vende. Tant'è che nei periodi di crisi produttiva, climatica, quello che vogliamo, diventa difficile approvvigionarsi. Di recente abbiamo convocato i produttori dicendo: a malincuore vi dico che il Godo chiude, nel senso che la nostra missione associativa l'abbiamo assolta, abbiamo promosso il biologico, abbiamo
creato aziende in grado di stare sul mercato da sole perché hanno il proprio gruppo d'acquisto. Certo. Dopodiché il fatto che si perda, diciamo, il valore di quello che è stato costruito insieme, questo meccanismo era anche innovativo rispetto alla scelta del prezzo, rispetto all'organizzazione, rispetto alla distribuzione. GoBio per la distribuzione dei prodotti nelle mense. Il passo successivo è quello di entrare nel welfare aziendale e quindi la nostra idea è quello di inserire i prodotti dei nostri associati come uno dei benefit che i dipendenti, gli operai possono chiedere al proprio datore di lavoro. Si passa per piattaforme accreditate perché poi la piattaforma garantisce lo sgravio fiscale, visto che è una piattaforma riconosciuta dal Ministero e quindi attualmente, diciamo, queste condizioni che vi sto raccontando, cioè quelle dell'aumento esponenziale dei gruppi d'acquisto, di tante situazioni contingenti, anche il fatto che è vero che c'è un'inflazione alta, è vero che la gente è spaventata da questi eventi di guerra e noi abbiamo riscontrato che chi comprava 10 adesso compra 5, chi comprava 5 compra 2, chi comprava 2 non compra più. E tutti con motivazioni valide e diverse, fermo restando che quel meccanismo di scelta del prezzo, soprattutto in questi ultimi 2 anni, se noi andiamo a confrontare il prezzo dei nostri listini con il biologico nella grande distribuzione, che purtroppo, e sottolineo purtroppo, oggi controlla il 65% del mercato bio e lo sta uccidendo, noi stiamo largamente sotto quel prezzo e in moltissimi casi competitivi con il convenzionale. Il motivo dell'allontanamento non è il biologico che è d'élite e costa troppo, cioè non è quello il meccanismo. Il meccanismo è forse bisogna aprire un ragionamento di rinnovamento e di rimotivazione. Noi abbiamo progetti che legano il gruppo d'acquisto all'attività. L'ultima e più importante è quella dell'agricoltura sociale. Noi abbiamo un progetto che si chiama Scuola Esperienziale Itinerante di Bioagricoltura Sociale. Si chiama scuola perché portiamo le persone che hanno problemi di fragilità sociale o anche mentale nelle aziende a imparare a fare agricoltura biologica, da qui il nome scuola. Portiamo in diverse aziende nei momenti del lavoro, da qui itinerante, a lavorare direttamente insieme agli operatori e quindi esperienziale. Questo significa che alcuni dei prodotti che vengono portati qua al Godo possono avere il valore aggiunto dell'agricoltura sociale. Questo è un altro dei valori aggiunti che noi vogliamo inserire nel nostro gruppo di acquisto, che appunto lo chiamiamo Godo, gruppo organizzato di domanda e offerta. Cioè l'offerta si basa su quelli che hanno in campo i produttori e la domanda si basa sull'accettazione di questa proposta. Ok Vincenzo, grazie. Cioè, hai già risposto a molte delle domande che volevamo farti. Per puntualizzare, direi allora che avete avuto un obiettivo valoriale legato a sia aspetti economici, sia aspetti educativi, sia aspetti di creazione della cultura e quindi ci siete riusciti, no? Adesso ci hai già raccontato degli sviluppi, penso all'agricoltura sociale piuttosto che alle consegne, piuttosto che al discorso del prezzo giusto, quindi avete sviluppato parecchi aspetti e parecchie anche vie future. E abbiamo capito anche che, ce l'hai spiegato bene, che
c'è in atto un cambiamento dei consumi, un cambiamento degli atteggiamenti anche, no? Perché tu hai parlato non solo del fatto che si consuma di meno, ma che si fa meno comunità, si fa meno scambio, associazioni, quindi c'è una ricaduta, un impatto della contemporaneità sulle attività che fate abbastanza importante. E proprio rispetto a questo, no? Ci interessava un po' capire, a secondo te, no, quali sono le competenze oggi fondamentali per formare e gestire un gas, no? Perché noi dobbiamo anche pensare a la creazione magari di qualcuno che può aver intenzione di creare un gas a partire dalle vostre esperienze, dalla vostra esperienza. Che cosa è indispensabile in termini di competenze? Guarda, allora il gruppo d'acquisto attualmente, cioè ci sono dei gruppi d'acquisto molto strutturati, e questi sono soprattutto nel nord e nel nord-est, che diciamo hanno persone dedicate, che magari sono persone appunto che hanno interesse a queste cose, che hanno una azione di coordinamento che è fondamentale. Magari hanno usufruito del fatto che alcuni produttori non della zona sono andati su a presentare i prodotti, a fare delle serate di degustazione, Sì, di spiegazione di cosa fanno, perché lo fanno. Per esempio, seguendo e conoscendo le aziende, mi accorgo che periodicamente questi organizzano spedizioni a gruppi d'acquisto quasi sempre del nord, o addirittura anche fuori Italia, il che significa che c'è qualcuno che è un referente, sì, che sa cosa produci, quanto ne produci, e ti fa le condizioni di vendita e ti fa l'ordine, perché poi dopo l'acquisto, ormai diciamo sono in molti che hanno piccole piattaforme dove l'aderente al gruppo d'acquisto scrive di cosa ha bisogno e cosa vuole comprare. Quindi le competenze sono delle competenze organizzative, secondo me, le principali per formare un gruppo d'acquisto. Poi di certo. contro c'è già una predisposizione da parte di molte aziende a fornire il gruppo d'acquisto, e quindi ha già una sua logistica, nel senso che chi è abituato a vendere ai gruppi d'acquisto c'è già un corriere con prezzi prestabiliti, con abbonamenti, e quindi sa già dirti che la consegna ha un minimo e un massimo in peso, da quando fai l'ordine a quando ti arriva ci stanno questi tempi, cioè molte delle cose sono già standardizzate e decise da chi ti vende. In altre situazioni, appunto, diciamo più con gestione più collettiva, c'è proprio la scelta di dividersi i rapporti. Nel 2004 noi abbiamo lanciato quello che si chiama, noi come AIAB nazionale, il cassettone bio. Praticamente all'interno di un progetto si era lanciata questa idea di verdura e frutta di stagione 5 o 10 kg che tu ordinavi alla cieca, nel senso che non ti dicevo cosa c'era dentro, quello che c'è in campo te lo mando. E allora quando telefonavano in sede dicevano: ma io come posso avere questo prodotto? La risposta era: ma tu c'hai 3 amici vicino a dove abiti, c'hai un garage? E allora facciamo una riunione e organizziamo che costruiamo un punto di consegna in cui le aziende vengono a darti il famoso cassettone. Ok, quindi capacità organizzative, capacità di pianificazione e trasversalmente tu ci hai detto anche capacità di relazione, no? Cioè di entrare in contatto, di diffondere, di proporre, quindi diciamo non lo voglio chiamare un marketing perché ho visto che non siete posizionati su questa tipologia di attività, ma sensibilizzazione relazione sicuramente sì, quindi ok, ci appuntiamo queste. E poi Hai minimamente conoscenza del biologico. Se il tuo gruppo d'acquisto è un gruppo d'acquisto locale,
che diciamo ragiona su una territorialità limitata, devi conoscere quando questi hanno il prodotto, che prodotto hanno, se è possibile poi inserire nuovi prodotti, perché il meccanismo che scatta è quello di chiedere di più. Una cosa che a me fa sempre imbestialire è che alla fine le mode dettano il piano di produzione, però Certo. appunto questo meccanismo è un meccanismo anche a crescere, che se non si ha una capacità e una forza relazionale può essere anche preso nel vortice del... Certo, certo. Cioè, ci stai dicendo, in maniera chiara che i valori che portano all'utilizzo di un gas e all'utilizzo del biologico vanno mantenuti, vanno, diciamo, salvaguardati rispetto alle dinamiche del mercato che si infilano dove c'è, la moda, no, cioè la moda o l'attitudine o il trend del mercato. Okay, perfetto, grazie. Prima ci hai parlato delle di come è nata l'idea, no, della mensa della scuola, delle famiglie, no, hai un'idea rispetto all'impatto che il gas può avere sulla vita di una famiglia, sull'economia di una famiglia? Qualcosa ci hai già detto, ma Sicuramente appunto sul fresco la vendita diretta ti permette di avere prezzi più vantaggiosi certo, rispetto alla grande distribuzione. Se tu vai sulle granelle o sui legumi, la grande distribuzione che compra in tutto il mondo è è, vincente, è certo, imbattibile, perché le certo, lenticchie a meno di 4 euro al 8 euro al chilo, 7-8 euro al chilo, qua non riesci ad averle, lì trovi delle lenticchie anche a prezzi stracciatissimi, così come l'olio certo. o altre produzioni dove non puoi scendere se l'hai raccolto Beh, tu soprattutto e se non vuoi l'hai garantire comprato la dalla qualità, Grecia. no, che è quello che vuol fare il biologico, Sì, no, sì, sì, quindi ma c'è anche di più, però voglio dire, okay, su alcune scelte è una scelta, diciamo, anche di vita e di credo, nel senso che se uno è convinto che comprando biologico riesce anche a dare una mano non solo a chi gli ha venduto il prodotto, ma soprattutto all'ambiente, certo. probabilmente è una scelta che viene motivata diversamente. Se deve essere una scelta economica, va fatta in modo oculato. Io dico Okay. sempre che l'agricoltura biologica dovrebbe dire di essere in grado di fare prodotti sani e buoni per chi li mangia e per l'ambiente in cui sono realizzati. Okay, grazie. Secondo te sono stati fatti errori di gestione nella cioè possiamo prevenire degli errori nella gestione di un gas a partire dalla vostra esperienza chiaramente, o dalla visione che hai di questo mondo? No, guarda, questo se l'avessi saputo li avrei prevenuti. Okay, Però chi costruisce un gruppo di acquisto solidale, penso che il lavoro più serio è quello di conoscere le aziende e di relazionarsi direttamente, anche perché poi ci sono molte aziende che sembrano splendide, ma poi sono meno splendide di quello che appaiono. okay. Quindi siamo già ai consigli, no, conoscere, l'azienda, le aziende che forniscono i prodotti, dimensionare, le attività rispetto alla capacità di gestione, alla capacità produttiva. Okay, benissimo. Avevamo un paio di altre curiosità. Allora, ci hai parlato di gestionali e piattaforme per, gestire gli ordini. Utilizzate altri strumenti? Avete altri strumenti utili che possiamo diffondere in modo da facilitare chi volesse attivare un gas? Ma, diciamo quel meccanismo è il più semplice, nel senso che quando uno ti chiede, come accede, gli dice: "Guarda, accedi alla piattaforma, non hai nessun obbligo, vedi il listino, se ti interessa lo ordini, se non ti interessa non paghi dazio". La cosa che è particolare per quanto riguarda noi è che, essendo un'associazione, chi vende e chi compra è socio. Okay, E benissimo. quando Quindi c'è qualcuno un'associazione, una tessera e una piattaforma. Okay, c'è una benissimo. piattaforma, poi dopo la comunicazione che passa per il lancio del listino permette anche di fare altre
altre comunicazioni, quindi anche una newsletter, una cosa per raccontare cosa sta succedendo. Quindi sicuramente questo tipo di attività, tu dici attraverso la newsletter, attraverso anche evidentemente attività di comunicazione, riconfermiamo quello che dicevi all'inizio, sono anche l'occasione di dare una giusta informazione e di permettere alle persone appunto di scegliere in maniera informata e consapevole. Grazie, okay. Qual è il futuro secondo te dell'esperienza del gas e qualche consiglio per chi lo volesse fondare? Il gruppo d'acquisto crescerà soprattutto per l'organizzazione di delle piccole e medie aziende, che Okay. se si organizzeranno da sole avranno forse le ore contate, se si organizzeranno insieme, e dico questo perché è fondamentale sapere insieme agli altri che io posso completare l'offerta, perché le carote io non le posso fare perché c'è un terreno argilloso che mi vengono di 2 centimetri, se un'altra azienda in zona vicino al lago c'è il terreno sabbioso, magari può mettere questa produzione, quindi anche l'organizzazione della produzione, e quindi Certo, sapere che tutti fanno tutto, però avere dei referenti certi che per un certo quantitativo garantiscono la produzione. certo. Okay, quindi ritorna l'idea della responsabilità, del valore comune, della comunità, dell'organizzazione Soprattutto per accordarsi dell'organizzazione. e soprattutto dell'organizzazione. Okay, grazie. Allora per il discorso dell'agricoltura sociale avete un sito, avete del materiale, avete Guarda, qualcosa che possiam tanto materiale lo trovi sull'associazione nazionale che si chiama Bioagricoltura Sociale. va bene, grazie.